Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze, questo è un nuovo video e oggi vi parlerò del mio coming out, di quando ho deciso, di quando sono arrivato a decidere comunque di parlare di me stesso, della mia sessualità con le persone a me care. E come tutti, praticamente come tutte comunque le persone omosessuali, o come la stragrande maggioranza delle persone omosessuali, arriva a un certo punto un momento in cui mentire, più che mentire, omettere comunque il proprio status diventa insopportabile, ma anche per poter viversi comunque la vita più serenamente possibile dalle piccole cose, comunque dal poter condividere più che altro, diventa un bisogno di condivisione di quello che poi si è. Devo essere sincero, i miei coming out sono stati abbastanza rapidi in successione. Ho cominciato con il mio migliore amico, praticamente un giorno a casa sua parlavamo del più e del meno, lui praticamente aveva cercato, era riuscito più che altro a farmi conoscere una ragazza un'amica della sua ragazza con cui io mi ero messo, che passato pure io quella fase di ah vabbè, però tutto sommato forse potrei far finta di niente, posso omettere questa parte di me, posso sforzarmi e alla fine magari chi lo sa, magari posso innamorarmi anche di questa ragazza. In realtà poi vabbè, le cose non sono andate così, quindi ci siamo lasciati e di comune accordo perché sinceramente io non dico che ero scocciato quando la vedevo, però comunque mi sentivo in colpa nei suoi confronti. E così insomma un giorno a casa sua gli dissi di me, o meglio, inizialmente non gli dissi propriamente di me, nel senso che gli dissi che avevo scoperto, insomma, che probabilmente io ero bisessuale. Non so perché, sinceramente, a ripensarci col senno di poi, non so perché ho detto questa cosa. Forse più, forse più per un discorso di, tra virgolette, normalità, che comunque in quegli anni erano 13-14 anni fa, l'omosessualità era ancora sotto tanti punti sotto tanti punti di vista un tabù, un tabù comunque per la società, un tabù, non c'era un'apertura come c'è comunque ad oggi. Pare assurdo perché alla fine sono passati pochi anni, però c'era una netta differenza nel modo di vivere comunque l'omosessualità delle persone. E quindi gli dissi insomma che ero bisessuale e la risposta sua fu stupenda. Mi guardò, mi sorrise e disse: beh, ti lamenti pure, alla fine c'è doppia scelta. Quindi voglio dire, di che ti lamenti? E poi niente, poi il giorno dopo non ho resistito, gli ho detto la verità, insomma, che ero proprio gay, 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 ma proprio gay al 100%. E il secondo coming out a distanza di pochissimi giorni con la mia migliore amica, che nel frattempo stava a Milano dall'ex ragazzo, che a ritorno praticamente nella mia città, a Lucca, perché io ancora abitavo a Lucca, e parlando, insomma, gli dissi questa cosa di me, gli dissi che l'avevo detto prima a questo mio amico, a Matteo, e la reazione sua fu ulteriormente differente rispetto a quella di Matteo, perché lei si incazzò terribilmente che praticamente lei non era stata la prima a cui l'avevo detto, l'aveva sempre sospettato, l'aveva comunque intuito e c'era rimasta malissimo di questa cosa e quindi io cercavo di giustificarmi perché non è che avevo preferito Matteo a lei o lei a Matteo, cioè non era un discorso di preferenze, era un discorso che ero arrivato talmente al limite proprio che a un certo punto io dovevo parlare, dovevo dirlo a qualcuno, quindi è capitato in quel momento Matteo, se c'era Elisa probabilmente prima avrei parlato con Elisa e poi avrei parlato con Matteo, però è andata così insomma, e quindi mi ha tenuto un po' il muso per diverso tempo. Invece il terzo coming out a seguire sono venuti poi con la mia famiglia, in primis con mia mamma, che praticamente è un'ora e mezzo di coming out, che nel momento che insomma stavamo in camera mia, ricordo ancora come fosse ieri, e a un certo punto era già diverso tempo che facevo battute, che alludevo comunque a determinate cose, alludevo alla mia sessualità, eccetera, però la mettevo sempre in maniera scherzosa per testare un pochettino il terreno, no? E niente, praticamente lei non mi credeva, continuava a ridere, ma rideva tantissimo. Ah, 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 ma che me stai a dire? Ma dai, non scherzare. E rideva, rideva, rideva. A un certo punto, dopo un'oretta quasi, che continuava a ridere, comunque continuava a non credermi, dicendo, ah, vabbè, ma dai, mo basta, lo scherzo è finito, dai, ah, 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 ah. Non che per me ci sarebbe niente di male, ma dai, basta, su, ah, ah, ah. Continuava a ridere. Alla fine poi io mi sono cazzato, ho detto, vabbè, senti mamma, io te l'ho detto, mo fai come ti pare, se mi vuoi credere mi credi, se non mi vuoi credere non mi credi. E lì lei, poverina, cioè, si è detto, cazzo, allora questo non sta scherzando, però, no? Però ha detto, ma guarda, che per me non cambia assolutamente niente. Mia mamma ha un'apertura mentale estrema, comunque, mi è sempre stata vicino, mi è sempre stata di supporto in qualsiasi mia scelta, anche nelle scelte sbagliate, e dandomi comunque consigli, dandomi comunque i suoi pareri, però poi alla fine mi ha sempre lasciato libero di sbagliare, libero di decidere ed è sempre stata pronta al mio fianco comunque a darmi una mano laddove poi avessi dovuto dire, mammi, c'avevi ragione tu. Quindi voglio dire, è una persona stupenda. E il coming out successivo è stato con mio papà.
in realtà in quel periodo il rapporto con mio padre si è molto rivalutato negli anni. In quel periodo probabilmente più per un problema mio comunque, per un problema di accettazione mio personale, avevo una sorta di amore e odio nei confronti di mio padre. Non che abbia mai, non si sia mai comportato in maniera sbagliata, non ha mai fatto niente per essere comunque giudicato o criticato da me. Però il fatto di sentirmi, tra virgolette, diverso, tra virgolette, diverso rispetto comunque a una figura maschile che magari poteva sperare, insomma, mio padre, che è normale, tra virgolette, tutti quanti si immaginano il figlio che si sposa con i nipoti e tutto quanto, no? Per quegli anni il figlio che si sposava e con i nipoti sarà che non esisteva minimamente. E quindi questa cosa un pochettino mi creava dei complessi nei confronti di mio padre e c'era un rapporto proprio di amore e odio. E mi ricordo che decisi di dire, di fare questo coming out con mio padre per due motivi. Uno, perché comunque di lì a pochi giorni sarebbe venuto ospite a casa mia e lui non lo sapeva ancora, e praticamente il mio primo ragazzo per diversi giorni. E due, perché comunque è brutto da dire, però da una certa parte speravo quasi che reagisse male in modo da, tra virgolette, da cacciarmi di casa, in modo che così non avrei più dovuto affrontare il problema. Ah, vabbè, ho capito, mi hai cacciato di casa? Perfetto, ok, allora non affronto il problema, posso vivere liberamente. In realtà mi ha spiazzato, anche perché considerate che tra mio padre e mia madre ci corrono la bellezza di 15 anni. Quindi 15 anni di differenza vuol dire tanto. Mia mamma, per quanto è una mamma giovanile, ha superato comunque adesso i 60 anni e 15 anni in più, quindi quasi 75 anni. No, mia mamma non ha ancora superato i 60 anni, vabbè, comunque mio padre ha 73 anni circa. Se non ricordo male, che io con le date sono una frana. Comunque ha 70 anni passati. Anni fa, ok, ne aveva di meno, ovviamente, però sempre una sessantina comunque erano. E una persona, mio padre è così. Per lui non esiste vari colori, o è una cosa è bianca o una cosa è nera. E affrontare un argomento del genere è stata abbastanza tosta. Mi ricordo ancora che stavamo seduti al tavolo, avevo obbligato mia mamma a non alzarsi, mia mamma continuava a far così con la testa per dire non glielo dire, non glielo dire. Mio padre si girava e mia mamma mi riguardava, ma che c'ha mamma? No, no, niente. Mia mamma continuava a fare così, lui si rigirava lui verso mia mamma e mia mamma cercava insomma di dirmi non glielo dire, non glielo dire. A un certo punto ho preso coraggio e io ho detto, fatto, sai papà, ti devo dire una cosa, ti devo dire due cose. La prima è questa, e ho preso una sigaretta praticamente e l'ho accesa. Lui si è incazzato come una bestia. Ah, ma che cosa? No, ma stai a fumare, non fa l'idiota, smetti, che poi dopo fai come me, che non riesco più a smettere. Io mi guardo mamma e dico, capirai, questo se sta a incazzare per sta cosa, pensa mo che gli dico quell'altra. Fa, perché che altro c'è da dirmi? Ho detto, aspetta, mo te lo dico. E poi lui continua a dire, vabbè, dimmelo, scusa, che problema c'è? Non mi puoi dire tutto, lo sai che mi puoi dire tutto, mi puoi dire tutto. A un certo punto gli faccio, no, sai papà, te devo dire una cosa, sai, in realtà io ho provato attrazione e provo attrazione tuttora per persone del mio stesso sesso. La reazione di mio padre è stata questa. 5 minuti praticamente fermo così immobile, io continuavo a guardare mia mamma per dire mo sbotta, mo esplode, mo sbotta, mo esplode premessa, mio padre era appena tornato dal pronto soccorso per un'intossicazione alimentare, quindi insomma, poraccio, ce lo stava a rimannà. A un certo punto alza lo sguardo, mi guarda e fa, vabbè ma tu sei felice? E io l'ho guardato e gli ho detto, fatto, sì papà, sono felice. Allora se sei felice tu per me va bene tutto. E mi ha spiazzato perché comunque una persona con una mentalità così chiusa, ragazzi credetemi, mio padre ha una mentalità chiusissima, però una reazione di quel genere non me lo sarei mai e poi mai aspettata e mi ha aperto talmente tanto il cuore che ho cominciato anche ad analizzare poi me stesso e il modo che mi rapportavo a lui, anche gli sbagli che io ho commesso per lui, anche lui ha commesso degli sbagli con me, ma è normale, quello non siamo, nessuno è perfetto a questo mondo. Però è stato bellissimo, ragazzi, è stato veramente, cioè, è stato eh, un risveglio del rapporto con mio padre. Per quanto cioè, con mia mamma sia sempre stato un rapporto stupendo, con mio padre era un po' amore e odio, capito? Abbiamo cominciato in quel momento a cominciare a parlare, anche se lui poi per suoi preconcetti non ha mai parlato di ragazzo, ha sempre detto l'amico tuo. Però vabbè, uno accetta pure questo nel momento che hai visto una reazione talmente bella
E quindi niente, a un certo punto e ho detto, ho fatto la battuta del cazzo, perché cercavo poi di sdrammatizzare, perché io ero a disagio, ero comunque a disagio, ero imbarazzato, volevo fare la battuta deficiente del momento, quindi a un certo punto me lo guardo e faccio, papà, però guarda i lati positivi. Lui si gira, mi guarda come per dire, perché che lati positivi ci sono, mo? Cioè, per carità, non è che, però, che lati positivi ci sono? E io, beh, almeno, non che ci sia niente di male, premetto tra parentesi, lo guardo e gli faccio, no, vabbè, almeno non voglio cambiare sesso, no? Per quegli anni, poi una cosa detta così, mio padre ha avuto un attimo un colpo al cuore, e per di cavolo, e se mo vuol pure cambiare sesso, che poi non ci sarebbe stato niente di male, secondo me, così come ha accettato la mia omosessualità, avrebbe accettato tranquillamente anche questa cosa, anche perché poi lui ha sempre preferito figlie femmine, cioè, infatti mia sorella quando è nata era contentissima, quindi alla fine volevi figli femmine, ma ti sei beccato pure un figlio frocio, e che voglio più dalla vita? Volevi anche un figlio maschio, a parte gli scherzi. Salgo le scale, insomma, rimango con l'orecchio ad ascoltare e vabbè, una reazione abbastanza normale, insomma, potete immaginarla, si gira verso mia madre, è tutta colpa tua, sia ben chiaro, se io salgo in camera sua e vedo cose che non dovrei vedere, oh, prendo i fucili e sparo a tutti, eh. Beh, quello è reazione iniziale, è normale, insomma, è capibile, anzi, fin troppo aperto è stato, no? Fondamentalmente. E poi, vabbè, poi adesso allo stato attuale delle cose, lui adora il mio compagno e mi chiede sempre di lui, quando viene scherzano, ridono, quindi insomma l'evoluzione è stata notevole, no? Rispetto a tante persone che sono meno fortunate rispetto a me, persone che comunque hanno un rapporto magari bellissimo con i genitori e nel momento che dichiarano la propria omosessualità si vedono chiudere le porte in faccia, ecco, quello è brutto. Io me le sono vista aprire, me le sono viste proprio spalancare, mi sono viste proprio aprire le braccia e dire io sono qua per te, tu sei mio figlio, io ti amo, rispetto le tue scelte, rispetto il tuo essere e non farei mai niente per farti sentire sbagliato. Ecco, quello è stato il messaggio in assoluto più bello che potessero darmi entrambi i miei genitori. Eh, L'unica mia sorella inizialmente non è che l'ha presa poi così bene, una serie di preconcetti suoi, che poi, vabbè, lei ha sempre sostenuto che avrebbe voluto tanto avere un fratello omosessuale. E io, scema, ce l'hai, soffrocio. Voglio dire, cazzarola, no? Voglio dire, svegliate. Nel momento in cui io ho detto, che poi l'ho detto dopo dei miei genitori, inizialmente, ma no, ma come, non puoi farci questo, non devi dirlo a mamma e papà. E guarda che mamma e papà già usando da un mese, per loro non è un problema. Ma come hai usato? Non sai cos'è l'amore, non sai cosa vuol dire amare, fatti curare. E vabbè, vi dico soltanto che per diverso tempo io e mia sorella non ci siamo parlati e poi alla fine niente, devo ringraziare di questo non lo dimenticherò mai, l'ex compagno di mia sorella che parlando con lei ha cercato di farla ragionare, ha cercato comunque di farla, di fargli capire che non c'era niente di sbagliato nell'essere omosessuali comunque. E a poco, insomma, il rapporto con mia sorella si è ricreato, adesso pure lei accetta la cosa tranquillamente, ha scoperto perché una sua amica ha il fratello gay, quindi si sono confrontate, hanno parlato, eccetera. Alla fine si è aperta. Anche perché ragazzi, non ci scordiamo, io non condanno mia sorella perché nella sua situazione non lo so, magari forse avrei fatto pure di peggio, non lo posso sapere, io sono gay, quindi non posso sapere come potevo reagire in confronto di un omosessuale. Non che è sbagliato a priori, attenzione, è sbagliato reagire comunque male, però non mi sento di colpevolizzare una persona, soprattutto anche perché spesso tutta questa ostilità nei confronti dei gay, degli omosessuali, delle lesbiche, eccetera, dei transgender, eccetera, deriva da un fatto di ignoranza, di non conoscenza. Non trovarsi in una situazione causa necessariamente un non sapersi neanche raffrontare, no? Poi nelle cose. E quindi causa poi tutti questi dissapori, queste urla, questi modi poco carini di affrontare la cosa, quando comunque dall'altra parte c'è magari una persona che ne soffre perché l'accettazione non è immediata, non è che uno si sveglia, so gay, che bello, là là là. È normale che allo stato attuale delle cose, essendoci comunque ancora chiusura, essendoci ancora discriminazione, essendoci ancora violenza, sia verbale che non nei confronti delle persone omosessuali, delle persone comunque transessuali, è normale che ci sia paura, ci sia un'accettazione che deve seguire determinati step prima di arrivare ad essere tale, no? E quindi questo è quanto. Ormai i miei coming out sono praticamente finiti
si può dire quest'anno, nel momento in cui tramite Facebook ho scritto, a un certo punto mi sono rotto le scatole e ho scritto a tutti quanti che sono omosessuale, felicemente innamorato, che ho il mio compagno, che comunque ci amiamo, volevo lottare insieme a tutte le altre persone che hanno lottato per la legge Cirinà e quindi ne sono uscito completamente allo scoperto. Alcune persone le ho tolte, le ho cancellate perché sinceramente le persone che offendono, le persone non dico che si debbano sforzare di capire perché secondo me da capire non c'è niente, però che si pongono in una chiusura totale, non capendo comunque neanche quello che uno sta dicendo, a quel punto non mi servono a niente, quindi prendo e cancello, tanto semplice. E tante altre persone invece mi sono rimaste vicine come è giusto che sia, perché io sono così, io sono Flavio, di me non fa Flavio non è omosessuale, Flavio è una persona, poi è anche omosessuale, ma non è questo che che crea comunque la persona, non è la sessualità che crea la persona, è la persona stessa che crea se stessa, no? E quindi questo è quanto. Ah sì, a proposito, adesso avrete capito, il mio vero nome è Flavio, e Isterix, diciamo, è il nome in codice dato dal mio collega di lavoro per la mia isteria totale al lavoro, quindi potete immaginare. Non pensiate che sono così isterico, e che mi fanno arrabbiare, sia ben chiaro. Vabbè, ragazzi, mi preparo che tra poco devo andare al lavoro, comincia a essere tardi, devo montare il video e se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e raccontatemi i vostri coming out che magari in un prossimo video potrò fare una sorta di raccolta per leggere i vostri coming out. Ok? Ciao a tutti, ciao ragazzi.